Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze, grazie, il Papa. Amici dello Scorpione, dovete sapere che questa è la terza volta che rifaccio la lettura. E continua a uscire il Papa, ragazzi. Quindi, periodo di probabilmente spiritualità. Quando c'è il Papa si parla di una tendenza un po' più spirituale, si parla di messaggi che potrebbero arrivare dall'alto. Si potrebbe parlare anche di una guida che magari potreste incontrare in questa seconda parte del 2023 o magari perché no, per qualcuno si tratta di diventare voi la guida per qualcun altro, per un gruppo di persone o anche solo per una persona, senza necessariamente dover essere persone spirituali, semplicemente magari siete persone che dando il buon esempio hanno la capacità di guidare altre persone. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, ragazzi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Se non sapete come unire il significato di questi tre oroscopi, trovate un video sotto nella descrizione che è proprio una guida e sempre nella descrizione trovate anche i link ai corsi che faccio durante l'anno, c'è il link al video che vi parla degli abbonamenti, quindi di tutti gli argomenti trattati nei video esclusivi per gli abbonati e troverete anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, la prima linea che vado a spiegare è quello che riguarda la sfera spirituale, la seconda linea riguarda l'amore e gli affetti, la terza linea riguarderà il lavoro e l'economia, mentre nell'ultima linea in fondo ci saranno poi dei consigli che semplicemente vi vogliono dare le carte. Questa è una lettura generale, ne seguiranno altre tre dove poi andremo a spiegare con i mini tarocchi ogni singola linea, quindi ci saranno come degli approfondimenti per quello che riguarda la crescita spirituale, il lavoro e l'economia e gli affetti. Allora ragazzi, vediamo un po', manca solo più una carta, eccola. Ok, vediamo se, ecco, così probabilmente si vedono meglio le carte. Allora, iniziamo con un 8 di spade, un 2 di bastoni, un 3 di coppe, un cavaliere di spade e un 8 di coppe. Nella seconda linea abbiamo la stella al contrario, il 10 di pentacoli, la carta della giustizia, il matto, il fante di bastoni al contrario. Nella terza linea abbiamo il 10 di bastoni, un 2 di coppe, la carta della luna, un fante di bastoni e un 4 di bastoni. Nell'ultima linea abbiamo la carta degli amanti, un fante di coppe, un cavaliere di bastoni, la carta della torre e un 6 di coppe. Bene ragazzi, iniziamo con un 8 di spade. Devo dire che l'8 di spade è sempre una carta che indica una certa pesantezza a livello mentale, pesantezza nei pensieri, probabilmente qualcuno arriva da una fase un po' negativa, o negazionale anche quando c'è l'8 di spade, cioè il non voler vedere, qualche cosa, il non voler, affrontare anche, certi tipi di atteggiamenti che si sono mantenuti fino ad adesso e che probabilmente non servono più. E al contrario, c'è bisogno di lasciare andare questa negatività nel prossimo semestre. Abbiamo poi anche un 3 di bastoni. Vi dico, qui potrebbe essere utile andare verso nuovi orizzonti, incontrare persone nuove, iscriversi magari a dei corsi, a dei percorsi. C'è
qualche questione interna a voi che qui deve essere affrontata. Potrebbe essere un viaggio che vi aiuta appunto a prendere consapevolezza di certe questioni. Tenete presente che avete il Papa. Il Papa è quell'energia che vi permette appunto di ehm, canalizzare i messaggi dall'alto. E con il Cavaliere di Spade e l'Otto di Coppe è come se aveste proprio bisogno di quella cosa lì. Avete proprio bisogno di, mi viene anche da dire, di frequentare ambienti nuovi per riuscire ad evolvere a livello spirituale, come se vi mancassero delle esperienze o aveste bisogno di fare delle nuove esperienze per riuscire a fare una sorta di salto, a fare quel gradino che vi manca, ok? E qui molto potrebbe essere collegato alle collaborazioni, a come voi vivete le collaborazioni, a come vivete lo spirito di gruppo, a come siete capaci di condividere nella vita. Perché quando c'è l'otto di spade è sempre una carta anche un po' di vittimismo, no? Quindi è un po', ehm, ripeto, è un'energia un po' pesante con la quale si parte, ok? Nella seconda linea, ragazzi, abbiamo la carta della stella, che è al contrario. Allora, io qui ho come la sensazione ehm, che ci sia qualche sogno che non riuscite a raggiungere. Come se ci fosse un obiettivo o qualche questione che sentite ancora lontana, è come se aveste perso le speranze inerente o una risoluzione di un problema o una situazione familiare, o come la sensazione che qualcuno si sia un po' arreso, o potrebbe anche essere questa stella al contrario, che abbiate bisogno di definire qualche nuovo obiettivo all'interno della relazione piuttosto che all'interno proprio della famiglia. E vi dico questo perché c'è anche un 10 di pentacoli, che tra l'altro è una bellissima carta, è una carta di contratti, avete una, due, tre carte di contratti. Di nuovo è una carta di matrimonio, una carta di famiglia allargata, è una carta che insomma mi dice che avrete una seconda parte del 2023 piuttosto stabile a livello emotivo, a livello familiare, anche a livello relazionale. E anche se non avete nessuno in questo momento, vi dico ragazzi che potrebbe esserci una persona intorno a voi, potrebbe anche essere un amico di famiglia o comunque qualcuno, un amico di un amico, ecco, qualcuno che non è proprio già direttamente legato a voi, ma è legato ad una figura laterale a voi, mi verrebbe da dire. Ehm, e comunque con questa persona potrebbe nascere qualche cosa di molto interessante. Direi che potrebbe essere una persona molto entusiasta. Ehm, Ho come la sensazione che vi friggeranno i piedi con questa persona. Però è anche vero che abbiamo la carta della giustizia. C'è qualche cosa qui da mettere a posto, c'è qualche cosa qui da regolarizzare. Quando c'è la carta della giustizia si può anche parlare di giustizia divina e nel caso ci sia qualche questione inerente appunto un familiare, magari che fa parte della famiglia di origine, piuttosto che un figlio, un familiare diciamo laterale, ho come la sensazione che ci sia qualche cosa da mettere in regola, qualche cosa da regolarizzare con questa giustizia. Tenete presente che si può parlare di giustizia divina, quindi può essere che qualche cosa arrivi o per regolarizzare magari delle eredità, dei possedimenti, o semplicemente una questione di regolarizzare la relazione, di mettere in chiaro certe cose, di mettere dei paletti e quando c'è la carta della giustizia si tratta anche di tagliare quello che non vi serve più, quello che... Ecco, una cosa che mi dicono, che mi arriva, se per caso c'è qualcuno di voi che ha i figli, ipotesi, che continuano a chiedere soldi, che magari sarebbero anche in grado di lavorare o lavorano e semplicemente non riescono a farsi bastare lo stipendio a fine mese, questo è un atteggiamento che va tagliato con la carta della giustizia, ok? Perché così non li rendete indipendenti, ma restano dipendenti da voi.
Ragazzi, nel caso stiate cercando dei bambini, vi dico che potrebbe essere un buon periodo per la ricerca di bambini. Bene, passiamo alla linea del lavoro e economia. Allora, 10 di bastoni, 2 di coppe, l'una, fante di pentacoli e 4 di bastoni. Altra carta di contratto. Ragazzi, se non avete un lavoro, di sicuro vi arriva un lavoro. E potrebbe essere anche qualche lavoro dove voi non siete tanto pratici. È un po' come un mi avventuro in qualche cosa di nuovo, provo questa nuova esperienza, provo questo nuovo percorso di studi per poi far sì di riuscire a dare il meglio in questo posto di lavoro. Per qualcuno potrebbero essere dei corsi di aggiornamento a livello lavorativo, sta di fatto che ci sono accordi, compromessi, contratti e stabilità. C'è qualche cosa, ma probabilmente lo vedevamo anche qui con questa carta della giustizia, che va ancora regolarizzato perché qui avete un 10 di bastoni, c'è qualche ciclo che deve essere chiuso. Ho come la sensazione che abbiate qualche tipo di timore con la carta della luna, per quello che riguarda la vostra stabilità finanziaria. Però, ripeto, è una paura. Tenete presente che siete anche in questa fase mentale un po' di basso energetico, diciamo così, perché l'otto di spade sono sempre quei pensieri negativi, le persone pessimiste, sempre un bobo, una pentola di fagioli che borbotta. E quindi ci sta anche un pochettino questa carta della luna. Per qualcuno potrebbe voler dire che ci sono delle questioni del passato che tornano e hanno bisogno di essere regolarizzate. Però fondamentalmente non vedo né grosse uscite di denaro, ragazzi, neanche vincite o grosse entrate di denaro, però c'è sì la possibilità di espandersi, di fare un contratto migliore o addirittura, appunto, come dicevo prima, se non avete un lavoro, di trovare un lavoro. Vi dico, per molte persone, bisognerà intraprendere un percorso di studi o un corso di aggiornamento, ma comunque il risultato alla fine è un 4 di spade, è un 4 di bastoni. Quindi c'è stabilità, c'è pagamento, c'è quello che si è sempre cercato. Arriva finalmente quello che avete sempre sognato. Terminiamo con l'ultima linea, che sono appunto, come vi dicevo, dei consigli. È interessante perché abbiamo la carta degli amanti qui. Allora, io sento che molte persone potrebbero essere un po' troppo, come vi posso dire, influenzate o dal partner, perché la carta degli amanti può fare riferimento all'innamorato, o da un eccesso di amor proprio, ragazzi. La carta degli amanti è anche una carta che ci parla di una scelta, come il dover effettuare una scelta, ma io credo che faccia riferimento a questa giustizia, a quella questione di cui parlavamo prima di eredità o di gestione patrimoniale, piuttosto che di gestione di paletti, cioè gestione caratteriale o di mettere i paletti, insomma. Ho come la sensazione che qui qualche cosa vada tagliato per rimettere le cose in equilibrio e potrebbe essere la scelta, visto che ci sono gli amanti, che è una scelta che vi condiziona, potrebbe essere appunto l'innamorato o il vostro amor proprio. Non lo so, magari per qualcuno non è solo amor proprio, potrebbe essere un po' di orgoglio che andrebbe ridimensionato. Tenete presente che avete la carta del Papa, voi siete una guida, avete la capacità di guidare gli altri con il vostro esempio. Ehm, per quello che riguarda il fante di coppe, attenzione a quelle che potrebbero essere le false promesse, attenzione a non farvi trasportare troppo dalle facili emozioni, dai facili entusiasmi. Vi dico ragazzi, per le persone che potrebbero conoscere questa nuova persona, per le persone single, diciamo così, ehm, ho come la sensazione, perché avete sia il 6 di coppe che la carta della luna, quindi potrebbe essere una persona che magari ritorna dal passato
o potrebbe essere una persona dalla quale siete stati lontani per un po', ma è come se ci fosse una sorta di cambio nella vostra sfera delle amicizie. Cioè, potrebbe essere che qualche amico diventi qualche cosa di più. Non solo a livello romantico o a livello passionale, ma che proprio sia una persona che magari è proprio quest'amico o questa amica che diventerà il papa per voi. È una persona da seguire, una persona che vi aiuterà, vi spronerà, vi aiuterà ad andare avanti nei momenti difficili. C'è anche questa torre, vi devo dire che, ripeto, la sento un po' collegata agli amanti. È una questione di amor proprio, è una questione di orgoglio, è una questione di destrutturare tutto quello che la società ha accettato fino ad adesso. Perché il Papa sono proprio le tradizioni, le regole, la società, colui che canalizza i messaggi e li divulga. È la figura che ci dice le cose vanno così. Questo è accettato dalla religione piuttosto che dalla società. E con la carta della torre, ragazzi miei, tutte queste costruzioni mentali cadranno in questa seconda parte del 2023. E lo sento benefico, perché comunque avete questo 8 di spade al contrario, quindi voglio dire, vi farà bene questo momento torre, questo momento di destrutturazione. Vi ripeto, potrebbe essere un amico che vi aiuta anche lì a mettere le cose in regola, a mettere le cose in equilibrio. Per quello che riguarda la salute, fate attenzione alla pressione sanguigna, perché è l'unica cosa che vedo che potrebbe essere un pochettino ballerina. Pressione, problemi di cuore, il sangue. Sento che mi parlano di sangue, quindi controllate il sangue, eventuale vitamina D, i valori del ferro, quelle cose lì, insomma. Mm, vediamo che altro vi posso dire. Sì, ragazzi, qui si tratta di andare avanti, si tratta di andare avanti nel vostro percorso di crescita. Vi dico, ci potrebbe essere una persona nel giro delle vostre amicizie che vi può dare una mano pratica, concreta nel capire come poter andare avanti, cosa destrutturare, cosa lasciare indietro. Ehm, Vi sento, avete forse bisogno di un po' di incoraggiamento, mi viene da dire, in questa seconda parte del 2023, perché le cose che cambieranno saranno più a livello interno che non a livello esterno, nel senso che a livello esterno sento che gli amori e gli affetti, bene o male, sono stabili, sono concreti. La carta del 10 di Pentacoli è proprio la carta della famiglia felice, della famiglia allargata, della famiglia che è completa. Quindi non è una questione da un punto di vista pratico, sono più movimenti da un punto di vista interno, da un punto di vista spirituale, io sento. Ripeto, sul lavoro potrebbe arrivare un lavoro stabile, potrebbe arrivare un contratto, se foste autonomi potrebbero essere dei compromessi, degli accordi per iniziare magari a proporre un nuovo servizio, un nuovo prodotto, anche se vi confesso che dovete ancora un attimino andare a fondo, non tanto della relazione che avete con l'altra persona, ma di quello che volete proporre. Cioè, per esempio, se è un prodotto, avete bisogno di affinare qualche dettaglio prima di metterlo sul mercato, ok? Però a parte queste cose, io vi vedo veramente sereni, vi vedo tranquilli. È solo questione di ridimensionare un pochettino il proprio ego con la carta della torre. Tenete presente che quando arriva la carta della torre, ci può essere uno sconvolgimento, un reset globale. Quindi per qualcuno si tratta di proprio cambiare circolo di amicizie, cambiare lavoro, nuovi accordi, nuovi contratti e chiusura di ciclo, quindi per qualcuno è anche un cambio di lavoro, cambio nella struttura mentale, nel modo di pensare, cambio anche della propria valutazione personale. Quando c'è la torre si tratta di far cadere il proprio ego, cioè identificare quello che sono le motivazioni del mio ego, quelle che mi spingono a fare determinate scelte
e cercare di capire se quella scelta veramente è per me o se semplicemente ho bisogno di dimostrare qualche cosa alla società che mi sta intorno, o se semplicemente ho bisogno di dimostrare che valgo. Nel momento in cui voi vi staccate dal bisogno di dimostrare, più che di dimostrare, dal bisogno di essere accettati, perché questo dipende dal fatto che avete bisogno di essere accettati. Nel momento in cui uno si stacca da questo tipo di bisogno, anche la torre arriva, ok? Perché vi rendete conto che, ok, ma io non ho bisogno che tu mi dia il tuo benestare, non ho bisogno di avere la tua conferma, quindi non devo dimostrare niente a nessuno, quindi non mi infilo in quella situazione solo perché ti devo dimostrare che sono all'altezza, non mi interessa dimostrarlo. Non so se ho reso l'idea. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Poi, ripeto ragazzi, andremo a vederle meglio queste stese, ci saranno poi anche degli approfondimenti. Andiamo a vedere un oracolo e poi ho una meditazione di Findor. Wow, l'isola del tesoro, e la metto qua vicino a questo 10 di denari perché è un po' proprio lì che la sento. È una carta numero 9 e vi dice che fondamentalmente, anche se vi sentite una tartaruga, nel senso che state procedendo lentamente in quello che è magari il vostro obiettivo e il vostro tran tran di vita, state comunque andando verso quello che è il vostro tesoro. Ricordate che più si è fedeli a se stessi, tralasciando il proprio ego, più si è vicini all'essenza della propria anima, più si arriva facilmente ai tesori. E intendo letteralmente al denaro, ok? Più si è lontani dall'allineamento della nostra anima, più si fa fatica a ricevere denaro. Più si è in allineamento, più il denaro arriva facilmente. E poi questa carta è la carta del potere superiore. Allora, se ci fate caso, questa figura ha una chiave disegnata nel terzo occhio, come per dire che voi avete la capacità di vedere, di canalizzare, ma soprattutto di vedere oltre, ok? Il fatto che ci sia una chiave vuol dire che voi avete la possibilità di visualizzare qual è la chiave che vi serve per uscire da questa eventuale situazione mentale un po' negativa. Il punto è che la mente crea, ragazzi, con il cervello, con la mente, con la visualizzazione, la legge di attrazione, si può sì, realmente creare, manifestare la realtà che si vuole. È una cosa che si può fare concretamente, ci sono proprio degli esercizi che vi spiegano come fare le cose, anche passo dopo passo, e si tratta veramente solo di pulire la vostra attitudine mentale, ve le lascio qui. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per darvi un ultimo messaggio finale. Io sono ciò che sono. La mia vita riempie ogni essere. La mia luce riempie la tua mente. Il mio amore riempie il tuo cuore. Tutto è uno, tutto è unità. Bellissimo. Quando c'è l'ego di mezzo, ragazzi, c'è tanto giudizio e si è in separazione. Tu sei meglio di me, io sono meglio di te. Questo è un giudizio. In realtà non c'è un meglio o un peggio. Semplicemente ognuno è unico, ognuno è diverso e ognuno è perfetto così com'è, con i propri lati di luce e i propri lati d'ombra. Ognuno è qui sulla Terra per sperimentare l'ombra, ok? Per riuscire a capire, in base a quello che ci fa star male, come ci si può comportare per andare verso la felicità, verso le vibrazioni alte e via dicendo. E il fatto che questa carta vi dica tutto è uno, tutto è unità, vi ricorda che siamo tutti nati dalla stessa coscienza, dallo stesso impulso energetico. Quindi anche nel momento in cui di un'altra persona ci dà fastidio qualcosa è perché quel qualche cosa è dentro di noi e non è stato lavorato, non è stato integrato. È un po' la legge dello specchio. Provate a cercare su YouTube legge dello specchio.
Però fondamentalmente diciamo che gli altri vi potrebbero, tra virgolette, riflettere quello che voi non accettate o non avete lavorato di voi stessi, ok? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, un commento. Io non ho più tanto tempo di rispondere ai commenti, ma li leggo sempre. Potete anche condividere se vi fa piacere. Ogni tipo di supporto per me è importante. Voglio anche ringraziare tutte le persone che si sono già abbonate al canale. Vi ringrazio anche di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!